Resti del Colle del Sommelier, più sporca più figa, belli impolverati, il colore ghiaccio in questo caso aiuta. E nel frattempo che l'assistente studia la storia, ci prepariamo per percorrere la strada militare più alta d'Europa. Strada provinciale 173, strada della Sietta, e subito dopo si arriva all'ingresso e la strada diventa subito sterrata, aperto dall'1,7 a 31,10. Mattinata con cielo leggermente coperto, ci siamo svegliati con una coltre nebbiosa che poi pian piano è sparita, ma ha lasciato un cielo piuttosto malato, previsto comunque temporale nel pomeriggio. Per quanto riguarda il fondo stradale ci hanno detto di andare tranquilli, che la situazione dovrebbe essere molto ma molto meglio rispetto a quella del Colle del Sommelier. Strada della Sietta, che è stata una delle strade militari più rilevanti delle Alpi occidentali. Appena imboccata la strada, una marea di tornanti. Come potete vedere, le dimensioni delle pietre sono nettamente inferiori rispetto a quelle appunto del Sommelier. I tornanti simili, perché in alcuni casi sono leggermente in salita. Altro tornantone. Si va sempre in salita perché considerate che siamo partiti da Sestriere a 2000 metri sul livello del mare e dovremmo arrivare a 2550. E dopo pochi chilometri già siamo arrivati al punto panoramico numero 1. Andiamo a vedere senza andare di sotto, ovviamente. Wow. Purtroppo non siamo stati fortunati con il meteo, però poteva andare anche peggio. Noi si prosegue. E proprio da questo punto inizia la strada provinciale 173 Colle della Sietta. Purtroppo abbiamo una macchina che ci precede, il fondo è leggermente sabbioso, quindi la polvere che si alza è tantissima, non ci sono protezioni, quindi sempre massima attenzione. Anche qua abbiamo dei panorami niente male, addirittura come sullo Stelvio abbiamo superato un cartello con la dicitura foto 100 metri. Dovrebbe essere qua in fondo, proprio dove si trova la moto. E qua se vuoi ritirare la foto. Parco naturale Gran Bosco di Saint-Bertrand. Bello qua con i fiori. Ora dovremmo salire sul crinale. Guardate il fondo di alcuni tornanti, ovviamente è molto sabbioso, perché penso che sono diversi giorni che qua non piove, però assolutamente non è quella sabbia fastidiosa che appunto ti chiude l'anteriore, quindi potete andare super tranquilli. Questa rispetto a Sommelier è una superstrada. Monte Genévry, 2571 metri. Queste sono le moto giuste per divertirsi, grandi ragazzi. Quindi si inizia la discesa, quello dovrebbe essere il punto più alto. Anche qua guardrail su chi l'ha visto, quindi noi facciamo finta di essere in Inghilterra. Quindi si cammina a sinistra, c'è un perrone bellissimo.
Qua dovrebbe esserci un tornantone in discesa. Lascio accesa la camera, così condivido anche con la camera di Sara, che vi fa percepire la pendenza, perché con il mio super grandangolo sembra tutto in pianura. Ecco altro mezzo per divertirsi. Grazie per la polvere. Proviamo ad uscire in derapata con Sara dietro. Ho paura ad aumentare la velocità perché sento il mono che si impacchetta e non vorrei distruggerlo. Idem per il cardano. Comunque i supporti della Wunderlich del cupolino sono eccezionali. Nonostante il cupolino stesso è maggiorato, se guardate vibra pochissimo. Colle della Sietta altri 7,3 km. Qua arrivano facendo le gare. Ora italiani. E Francesco li saluta dicendo hola. Pensavo fossero spagnoli. Perché pensavi fossero spagnoli? Perché il primo aveva quelle frange laterali. Grazie, guardate la polvere. Finora tutti automobilisti gentilissimi, che poi a volte basta un po' di buon senso, perché anche se andiamo stracarichi in due, con la moto si riesce a tenere una velocità leggermente più alta delle auto, per quanto parliamo anche di auto preparate. Che se ne dica, spesso hanno targa francese, cioè con rispetto per le moto come per strada leggermente più alto, bisogna ammetterlo, rispetto a quello che abbiamo sulle strade italiane. Vegetazione completamente sparita in questo momento. 2,4 km dalla Sietta alla destra abbiamo Casa Sietta, un rifugio dove si può mangiare qualcosa, la gente si rilassa. Da questa altezza inizia a diventare spettacolare il panorama. Qua in fondo vedo un po' di traffico, infatti 300 metri e siamo arrivati. Obiettivo raggiunto, Colle della Sietta, 2472 metri. Si scende, destinazione Colle delle Finestre. Tutta la vallata visibile da questa altitudine. 4 km da qua. C'è un pezzettino di asfalto nel mezzo che tra l'altro è messo anche molto bene. La strada da dove siamo venuti, passeremo dalla Val Chisone alla Val di Susa. Dobbiamo andare a sinistra appunto per il Col delle Finestre che ci porterà dall'altra vallata. Intraprendendo invece la strada opposta a quella che abbiamo preso adesso, si arriva al Forte Fenestrelle. E arrivati quasi all'altezza delle nuvole, ma non perché siamo alti, perché le nuvole oggi sono molto basse. Colle delle Finestre, 2176 metri raggiunto. E da qua si inizia la discesa sterrata per Susa. 1,5 miliardi di tornanti. Però come potete vedere il fondo è messo veramente bene. In questi contesti il boxer bilancia tantissimo e tenere l'equilibrio nonostante la moto pesante è molto semplice, o meglio è più semplice della classica moto ad esempio con il motore fronte marcia parallelo, ma non perché questa sia migliore, è solo una questione di fisica. Da un lato fa scomodo avere queste teste qua, dall'altro lato ne migliora l'equilibrio, un po' la classica frase quello che fa comodo fa scomodo. Guardate, non perché sia bravo io, ma perché è veramente semplice. Si scende inesorabilmente a Susa, guardate infatti sul navigatore. Da questo versante il fondo è relativamente semplice. Sopra il cielo era più aperto, mentre qua nella valle sta diventando più tenebroso, che con l'ambiente circostante devo ammettere che ci sta anche bene. Un
muro di nebbia che pian piano ci sta avvolgendo, anche se ci impedisce un po' la visuale. Questo sarebbe un bel panorama aperto, immerso nelle Alpi. La cosa positiva è che con l'alta umidità il fondo sembra leggermente bagnato e in questa maniera non si alza tutta la polvere che abbiamo preso finora. Tra poco dovrebbe finire la strada sterrata, eccola qua, strada del Colle delle Finestre, e da qua a Susa ovviamente è tutto asfaltato. La strada è stretta, andiamo piano, però l'asfalto è messo molto bene. Togliamo la modalità Enduro Pro perché mi sembra di guidare una barca. Impostiamo su Road. Oh. I tornanti sono sempre gli stessi. Guardate che fisarmonica. È leggermente bagnata, quindi facciamo attenzione, però è bellissima qua in mezzo al bosco. Soprattutto potrebbe essere la giusta strada per fare un po' di esperienza in moto. Sapete quei video virali che mostrano lo Stelvio, o meglio le cadute sui tornanti dello Stelvio? Qua potrebbe essere ancora più interessante, anche perché sono molto ravvicinati a volte. Sembra un videogioco. Appena entrate a Meana di Susa e dopo tanto sterrato arrivati a Susa. Era tanto che non vedevamo tutta questa gente. Ed arrivati bordo fiume con il meteo che non promette nulla di buono, Sara Latappi cosa ha pensato? di farci coccolare dallo scorrere della Dora Riparia, e c'è un localino pane, amore e fanno dolci, fanno pizze farcite, ricotta e prosciutto cotto. Questo ve lo condivido io, odore folle. Secondo me Sara Latappi si sta abituando troppo bene, devo in qualche maniera farla tornare alle origini e al mood peruviano, boliviano. E chi parte più? E siccome quando si parla di cibo non ci accontentiamo mai, è tornata nel locale. Allora, guardate la felicità, guardate soprattutto. Intanto caffè macchiato. Ho preso 2 code d'aragosta. Pesce? Pesce dolce con crema. Mamma mia! Glicemia alle stelle. Però sei stata brava, hai resistito tantissimo questi giorni, quindi premio. Ma di questa moto vogliamo parlare? Guardate la condizione, polvere ovunque, ma soprattutto guardate Sara come la tratta, porta caffè. Certo, e ci aiutiamo a vicenda. Ci sono anche le fragole dentro, torno a prendere. Pure! E alla fine ci siamo spostati su questa struttura conosciuta tantissimo tra i motociclisti e tra i ciclisti. Considerate che questo è il garage per le vostre moto e come sempre noi ritardatari siamo rimasti soli. Addirittura in questo angolo c'è la possibilità di lavare le nostre moto, oltre che tenere le biciclette ancora più al sicuro. Per quanto il garage stesso, che è un seminterrato, ha la doppia porta di sicurezza. Le camere sono bellissime, la colazione è ottima. C'è solo un piccolo neo, non è tanto economico. Si può capire perché il servizio che danno è alto. Comunque, prenotando sul loro sito, noi abbiamo pagato nella settimana di Ferragosto 140 euro, compresa la colazione e il garage. È un mini gadget che danno proprio per la prenotazione tramite il loro sito. Ma ora, con la moto che è rimasta sporca, ripartiamo direzione Lago Maggiore, salutando la Vespa appesa sul soffitto. Susa è una buona base di arrivo quando si percorrono alcune strade, tra cui la Sietta e il Colle delle Finestre, che si trova lassù in cima a 19 km da Susa, Colli Piemontesi e Regione Piemonte, che oggi lasceremo per raggiungere la sponda lombarda del Lago Maggiore. Prima destinazione 28 km da qua, Sacra di San Michele, evitando come sempre l'autostrada che abbiamo proprio sotto di noi. Con la strada che stiamo percorrendo costeggiamo la via Francigena, percorribile oggi a piedi e ciclabile, che un tempo veniva attraversata dai pellegrini che molto spesso partivano da zone lontanissime della Gran Bretagna per attraversare tutta l'Italia. Era un percorso legato alla fede cristiana che attraversava i santuari maggiori di tutta Europa, toccando Roma, e il santuario dell'Occidente per eccellenza, Monte Sant'Angelo, il santuario di San Michele sul Gargano.
Sacra di San Michele. Ho controllato sulla mappa e ci dovrebbe essere un percorso alternativo un po' più tortuoso che gira praticamente dietro a questo monte. Domenica è festivo, non si può andare. 9,3 km per 37 minuti, c'è qualcosa che non mi ritorna. Arrivati a questo punto c'è una stradina a sinistra che si inerpica. È proprio una stradina. Vediamo se è percorribile. Sempre più piccola. E possiamo dire tranquillamente dove vi portiamo, non lo sappiamo neanche noi. Ambientazione isolatissima e boschiva. Diciamo che tanto siamo abituati, io e voi, a queste decisioni avventate. Guarda che spettacolo qua, che tornantino in salita. Ecco perché ci metteremo 40 minuti per fare 9 km. Onestamente sono 6,5 per 30 minuti e non siamo arrivati perché è un punto intermedio che gli ho dato. Bene, quindi 30 minuti non saremo neanche arrivati a destinazione. Però guarda qua con le foglie, mamma. Preparatevi e se siete con me lasciate un mi piace, mettete magari un commento, quello che vi viene in mente. Non facciamo che mettono mi piace perché gli fai pena, eh. Comunque è ancora tutto asfaltato. E se venisse un'auto, oddio mio. E quando penso ad un van o un camper, queste cose sono convinto che ci mancheranno. Quindi la soluzione migliore è mettere un carrello dietro al van o al camper che sia, magari con una moto un po' più specialistica e delle gomme tassellate. Sembriamo essere nel periodo autunnale con tutte queste foglie a terra. Probabilmente le prime piogge di questi giorni e la temperatura bassa che ne è conseguita hanno fatto cadere delle foglie già in procinto di farlo. Si sale sempre di più con tornantoni in salita abbastanza ripidi e dossi per farci rallentare giustamente visto il precipizio. Pandino intanto che viene dal senso opposto e si avventura sull'orlo della strada per lasciarci passare. Prima auto incrociata, tornantone condito di foglie, rimorchio pieno di legna che possiamo anche attaccare alla sorellona e poi arrivati in cima a quasi 1000 metri si inizia un po' leggermente la discesa. Ecco, io avevo dato questo punto di interesse. Borgata Follatone, una manciata di case. Odore di cibo, quindi ce ne andiamo, altrimenti Sara la Tappi si vuol fermare. Claro, sempre tappe piacevoli. Qua voi non lo vedete, ma pendenza folle e ovviamente tornantone. La suggestione di questi posti ci fa capire il perché le zone più eremitiche, più mistiche e di riflessione vengono costruite in posti estremamente isolati, lontani dall'essere umano e vicini alla natura più autentica. 6,3 km per raggiungere il monastero stesso, quindi inutile dirvi che se volete farvi una passeggiata immersi nella natura più assoluta senza il traffico, questo è indubbiamente il posto giusto per arrivare a 3,2 km in un posto che non sappiamo. Qua cosa dice? Lunghezza superiore a 2 metri, domenica e festivi per tutti i veicoli eccetto residenti, quindi non ci possiamo andare? Ah, larghezza superiore a 2 metri. E no, è che largo in Sud America significa lungo. È verissimo. Un po' di confusione però è colpa nostra, non c'entrano niente le lingue. È anche vero che qualche volta presumi che ci sia dopo la fatica una sorta di fregatura, allora lo dai per scontato, neanche leggi con attenzione. Per l'ultimo pezzettino a 2 km non si può percorrere la domenica e i festivi. Siamo arrivati al parcheggio. Siamo a 962 metri di altitudine sul monte Pirchiriano e siamo in un luogo che ha reso celebre e ha onorato il Piemonte nel corso della storia, dichiarato tramite una legge regionale nel 1994 monumento simbolo della regione Piemonte. Dopo circa 500 metri di cammino dal parcheggio vi trovate davanti ad una meraviglia che ha ispirato l'abbazia narrata e descritta nel Nome della rosa di Umberto Eco. Comprato biglietto di 8 euro e varcata la soglia si salgono delle scale e sopra di noi
Andiamo a vedere. L'ingresso di uno dei più grandi complessi architettonici religiosi di epoca romanica in Europa, con un basamento alto 26 metri, segna l'inizio del cammino fisico e spirituale che conduce alla chiesa. Il nome San Michele deriva dal fatto che l'arcangelo Michele viene nominato almeno 5 volte nelle Sacre Scritture. Lo scalone dei morti, in cui più sono evidenti le caratteristiche dell'architettura romanica, è stato luogo di sepoltura per monaci e benefattori dell'abbazia, fino a giungere ai 4 archi rampanti neogotici. Preparatevi a salire una quantità di gradini che non si può contare. Ed infine all'elegante portale romanico della chiesa. Quest'ultima, costruita in parte sul basamento e in parte sul monte, è il risultato degli ultimi restauri che si sono conclusi nel 1937. Elementi come le 3 navate mostrano il mutare dello stile dal romanico al gotico nei lunghi anni della sua costruzione, dal 1160 al 1230 circa. Gli affreschi risalgono quasi tutti agli inizi del XVI secolo. Il fondo della chiesa, che apparteneva ad un edificio più antico detto Coro Vecchio, ospita opere importanti, tra cui spicca il trittico di Defendente Ferrari del 1520. I grandi sarcofagi in pietra contengono le spoglie di componenti di Casa Savoia, condotte qui nel 1836 per volontà di re Carlo Alberto. Del grande monastero, che ospitava più di 60 monaci, restano imponenti rovine. Recenti lavori hanno ripristinato una ghiacciaia per conservare i cibi e una cisterna per l'acqua piovana. Nel V secolo venne costruito il santuario di San Michele a Monte Sant'Angelo, nel Gargano. Nel 780 venne costruito Le Mont Saint-Michel, sempre dedicato a San Michele. Ed infine tra il 983 e il 987 d.C. si misero le pietre per la costruzione della Sacra di San Michele. Sembra infatti che il conte Ugo di Montboissier, proveniente dalla regione dell'Alvernia, Francia centrale, cercasse una redenzione a Roma e che il Papa gli abbia proposto o 7 anni di esilio come penitenza o la costruzione di un'abbazia, portando costantemente abati e monaci dall'Alvernia. Questo luogo divenne un santuario di estrema importanza per l'alto rango sociale. La sua importanza durò circa 6 secoli e poi il buio. 2 secoli di completo abbandono, fino al 1836, quando Carlo Alberto di Savoia volle far tornare questo posto in auge. Nei 6 secoli di importanza storica venne gestito dai monaci benedettini e divenne un punto cruciale per i pellegrini provenienti da Canterbury, Gran Bretagna, e diretti proprio a Monte Sant'Angelo nel Gargano. Poi dal 1837 fino ad oggi è stato affidato ai padri rosminiani. Cosa hanno in comune la Sacra di San Michele, il santuario di San Michele nel Gargano e Le Mont Saint-Michel in Francia? La dedica all'Arcangelo Michele e la posizione su uno sperone di roccia. Devozione a San Michele Arcangelo diffusasi in Occidente con la diffusione del cristianesimo.